Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima del video andremo a realizzare questa mini pochette con chiusura click clack. Dato che la clutch bag con la maxi mattonella vi è piaciuta molto, ho deciso di riproporvi un progetto molto simile ma utilizzando più mattonelle. Infatti vedete che è tutta realizzata con le mattonelle, ma ho deciso di utilizzare una chiusura click clack. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito di Tutti a Mano Luisa. Vi basta cliccare sul titolo e troverete la descrizione con tutte le info. Progetto comunque veramente molto semplice, perfetto anche per le principianti, e se avete degli avanzi di filato potreste realizzare delle mattonelle super colorate per realizzare una pochette perfetta per la bella stagione in arrivo. Ho pensato questa pochette da portare a mano, quindi non ho applicato nessuna tracolla, ma se preferite potete applicarla proprio al centro delle due mattonelle laterali, ma è comodissima anche da portare a mano. Perfetta anche come pochette da cerimonia, immaginatevela con un filato lurex super brillante. Si realizza in pochissimo tempo, come vi ho detto è un progetto veramente molto semplice, perfetto anche per le principianti. Non l'ho foderata, quindi non vi mostrerò il passaggio della fodera, ma sappiate che nel box informazioni, quindi sempre nella descrizione in basso al video, troverete il link diretto al mio tutorial dedicato alla fodera. Io ho realizzato due tutorial, sia fodera semplice che fodera a pannello. Per questa pochette potete utilizzare entrambi i metodi come siete più comode. Se siete delle principianti vi consiglio di foderare a pannello prima di andare ad assemblare la borsa, e poi comunque durante il tutorial capirete il momento in cui andare a foderare. Fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e se le realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post, così potrò ricondividerle nelle mie storie di Instagram. Infatti vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, sempre soprattutto Instagram perché sono più attiva, dove troverete tutte le novità e le anteprime dei prossimi progetti. Ovviamente vi invito anche ad iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, per me è un supporto immenso. In questo modo resterete aggiornati su tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò circa 200 g di cordino Inda Slim, una chiusura click clack da 20 cm, uncinetto 2,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Inizieremo dalle mattonelle, quindi facciamo un anello magico che bloccheremo con una catenella. Aggiungiamo 2 catenelle per sostituire la prima maglia alta, carichiamo il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto all'interno dell'anello, chiudiamo le prime 2 asole, non chiudiamo ulteriormente, andiamo a lavorare un'altra maglia alta non chiusa, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e facciamo 2 catenelle. Ripeteremo il procedimento delle 3 maglie alte chiuse insieme più 2 catenelle fino ad ottenere 8 gruppi. Lavorati 8 gruppi da 3 maglie alte chiuse insieme, facciamo una catenella, andiamo a chiudere il nostro cerchio magico tirando questo filo e andiamo a lavorare una mezza maglia alta esattamente qui nella chiusura delle 3 maglie alte. Quindi inseriamo proprio l'uncinetto in questo punto e lavoriamo una mezza maglia alta. In questo modo ci ritroveremo al centro dello spazio di 2 catenelle, facciamo 2 catenelle e lavoriamo all'interno di questo spazio 2 maglie alte non chiuse che chiuderemo poi tutte insieme con le 2 catenelle iniziali, quindi è come se avessimo fatto un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Facciamo 2 catenelle
e nello spazio successivo andiamo a lavorare 3 maglie alte singole, 1, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle e all'interno di questo spazio andiamo a lavorare un gruppetto da 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Abbiamo 4 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, facciamo 3 catenelle e nello stesso spazio un altro gruppo da 3 maglie alte chiuse insieme, quindi dobbiamo andare a squadrare la nostra mattonella. Di nuovo 2 catenelle e 3 maglie alte nello spazio successivo, 1, 2 e 3. 2 catenelle, poi ripetiamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto in questo spazio, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme. Due catenelle, di nuovo 3 maglie alte nello spazio successivo, due catenelle, ripetiamo il gruppetto che facciamo negli angoli, questo procedimento qui. Due catenelle, ultime 3 maglie alte, due catenelle e ci ritroviamo nello spazio iniziale dove dobbiamo andare a creare l'ultimo gruppo da 3 maglie alte chiuse insieme. In questo modo poi chiudiamo il giro sempre nello stesso modo, quindi catenella e mezza maglia alta nel punto di chiusura per ritrovarci ovviamente al centro dello spazio e continueremo in questo modo, quindi alziamo il lavoro con le 2 catenelle e 2 maglie alte non chiuse che chiuderemo insieme alla fine. Facciamo 2 catenelle, nello spazio successivo lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, una maglia alta nei punti successivi, quindi 1, 2 e 3, 2 maglie alte nello spazio successivo, due catenelle e nello spazio formato dalle 3 catenelle, quindi dove c'è l'aumento negli angoli, andiamo a ripetere lo stesso procedimento, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme. Di nuovo 2 catenelle e dove ci sono gli spazi di 2 catenelle andiamo a lavorare 2 maglie alte. Sulle maglie alte singole andiamo a lavorare una maglia alta per ogni maglia alta, mentre dove c'è lo spazio di 3 catenelle, quindi negli angoli,
andiamo a lavorare questo gruppo, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme. Procederemo quindi in questo modo per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Trovate indicato qui in alto il numero totale di giri. Ovviamente se vi occorre una mattonella più grande lavorerete più giri, di conseguenza se vi occorre una mattonella più piccola lavorerete meno giri. Quindi raggiungiamo le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta che avremo lavorato tutti i giri, quindi 4 giri totali più il primo giro sono 5, ho chiuso sempre nello stesso modo, quindi con una catenella ed una mezza maglia alta. Adesso faccio una catenella, una maglia bassa all'interno di questo spazio, una maglia bassa prendendo la solina di questo gruppetto qui, in questo modo. Poi passo nello spazio di 2 catenelle dove vado a lavorare 2 maglie basse, continuo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, poi qui ho lo spazio di 2 catenelle, quindi lavoro 2 maglie basse, una maglia bassa in questa asolina qui, poi passo nello spazio formato dalle 3 catenelle dove lavoro 3 maglie basse ed una maglia bassa in questa asolina. Poi procedo lavorando 2 maglie basse nello spazio formato dalle 2 catenelle. Dove abbiamo le maglie alte lavoriamo una maglia bassa per ciascuna maglia. Dove abbiamo lo spazio da 2 catenelle lavoriamo 2 maglie basse, lavoreremo una maglia bassa per ogni gruppetto di 3 maglie alte, quindi ci andiamo ad inserire proprio nella solina qui, e nello spazio formato dalle 3 catenelle lavoriamo 3 maglie basse. Quindi andiamo a rifinire tutta la nostra mattonella in questo modo. Termineremo il giro lavorando 2 maglie basse nello spazio iniziale. Fatto questo possiamo andare a chiudere con asola di chiusura. Ci inseriamo nel secondo punto per evitare di avere un punto in più. Dopodiché andiamo a bloccare il filo sul retro. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per le altre 7 mattonelle, quindi in totale ne dovremo avere 8. La mia mattonella misura 11 cm per 11, quindi se non vi trovate con il numero di giri potete seguire tranquillamente la misura in centimetri. Calcolate che per una chiusura da 20 cm io ho abbondato di 2 cm, quindi unendo 2 mattonelle ho 22 cm di larghezza, quindi se volete utilizzare una chiusura clic clac più grande assicuratevi di avere almeno 2 cm in più, tanto comunque in ogni caso dopo andremo a fare delle diminuzioni, quindi se il bordo risulterà più ampio non preoccupatevi. Quindi a questo punto andiamo a realizzare le altre mattonelle e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorate tutte le mattonelle a questo punto dovremo andare a cucire esattamente seguendo questo schema, quindi 2 4 2. Le andremo a cucire sul rovescio, quindi vi mostrerò il procedimento su come cucirle. Le cuciremo seguendo questo schema, ma poi le andremo comunque ad assemblare insieme e questo è un passaggio che vi mostrerò successivamente. Quindi partiamo dal vedere come andarle a cucire. Le cucirò ovviamente con lo stesso cordoncino e a maglia bassissima, ma se preferite potete anche andarle a cucire in un altro modo se siete più comode. Potete cucirle anche direttamente con l'ago da lana e il cordino. Bene, andiamo a prendere le nostre mattonelle, le posizioniamo dritto contro dritto perché come abbiamo detto andremo a fare la cucitura sul rovescio, quindi andremo a prendere solo le asoline esterne. Prendiamo il filato, facciamo un cappio iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Andiamo a far combaciare tutte le maglie ed iniziamo proprio dalla maglia d'angolo.
Quindi esattamente da qui inseriamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna di entrambe le mattonelle, in questo modo. Prendiamo il filo e chiudiamo a punto bassissimo. Procediamo puntando l'uncinetto nel punto successivo, prendendo solo le metà catenelle esterne di entrambe le mattonelle e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Procederemo in questo modo fino a cucire tutte le maglie che si trovano su questo lato, quindi dovremo arrivare esattamente nella maglia d'angolo. Termineremo la cucitura proprio nell'angolo, quindi lavoriamo l'ultima maglia bassissima e poi possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Questo sarà il risultato sul dritto, quindi avremo una cucitura super pulita. Procederemo allo stesso modo anche con le altre mattonelle. Io andrò a fare prima le cuciture verticali e poi andrò ad assemblare il tutto. Bene, una volta che avremo assemblato le mattonelle in questo modo, dovremo fare un'ultima cucitura, quindi dovremo andare a chiudere il nostro pannello. Quindi dobbiamo andare a fare una cucitura qui sui lati aperti per andarla proprio a chiudere a mo' di borsa. Quindi come abbiamo fatto per le altre cuciture, facciamo combaciare per bene i punti, ci andiamo ad inserire nel punto d'angolo prendendo solo la metà catenella esterna di entrambi i pannelli. Bloccheremo il tutto con una maglia bassissima e procederemo cucendo tutto il lato con punti bassissimi. Poi una volta che avremo terminato la cucitura tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e ripeteremo lo stesso procedimento anche per gli altri 3 lati rimanenti. Una volta che avremo cucito il tutto, questo sarà il risultato. A questo punto non ci resta che risvoltare il lavoro, quindi riportare il lavoro sul dritto. Ed ovviamente il bordo della borsa risulterà un po' più ampio rispetto alla chiusura a clic clac, ma tranquille perché andremo a fare delle diminuzioni. Quindi prendiamo il filo, facciamo un cappio e ci agganciamo in un punto qualsiasi del bordo, quindi inseriamo l'uncinetto e lavoriamo la prima maglia bassa e procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. In questo primo giro non andremo a fare diminuzioni, ma andremo solo a rifinire il bordo. Terminato questo primo giro, chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo e chiudiamo con maglia bassissima, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo,
lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta, perché ora procederò lavorando a mezza maglia alta, ma ricordandoci comunque di andare a lavorare questo punto che al momento non abbiamo lavorato, quindi lo lavoreremo alla fine. Quindi ora procediamo lavorando a mezza maglia alta in ogni punto sottostante, ma quando ci ritroviamo in prossimità di questa zona qui, quindi esattamente in questi 3 punti, andremo a lavorarli tutti insieme. Quindi ho caricato il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nel punto sottostante, prendo il filo e non chiudo, inserisco l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e non chiudo, inserisco l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e non chiudo. Ho 5 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. In questo modo avremo lavorato la prima diminuzione e ripeteremo questo procedimento in ogni zona dove c'è la cucitura, prendendo 3 punti insieme. Quindi anche qui ripeto lo stesso procedimento, vado a lavorare questi 3 punti insieme, ho sempre le 5 asole che vado a chiudere tutte insieme e poi continuo lavorando a mezza maglia alta per tutto il giro. Bene, lavoriamo anche l'ultimo punto che abbiamo saltato all'inizio. Dopodiché chiudiamo con punto bassissimo ed ovviamente ripartiremo sempre nello stesso modo, ma prima di fare questo voglio mostrarvi il procedimento che ho fatto. Quindi, siccome vi è piaciuta molto la clutch con le pieghe, ve la ripropongo anche su questo progetto. Infatti in questo modo velocizzeremo un po' la parte delle diminuzioni, in quanto andiamo direttamente a rimuovere la lavorazione che non ci occorre. Per fare questo andiamo a posizionare la nostra chiusura al di sopra e stabiliamo quanto dobbiamo rimuovere tra virgolette, quindi in questo modo io ci sto perfettamente. Quindi ho posizionato dei marcapunti in questo modo ed ho 8 cm sia sul lato che sull'altro, partendo dalla cucitura fino alla parte centrale ho 8 cm su questo lato ed ho 8 cm anche su questo lato dal centro fino alla cucitura. Lo stesso ce l'ho anche sull'altra parte. Non ho contato un numero di punti preciso, quindi ho semplicemente preso le misure e posizionato il marcapunti. Avendo 8 cm sia sul lato che sull'altro, in totale avrò 16 cm che, come potete vedere, corrispondono esattamente alla parte frontale della chiusura click clack. Infatti, se volete realizzare questo progetto con una chiusura click clack di dimensioni diverse, calcolate sempre queste misure. Voi dovete andare a diminuire ottenendo poi una misura che corrisponde esattamente alla parte frontale, come nel mio caso 16 cm. Se avete una chiusura di dimensioni diverse, ad esempio più grande, vi basterà innanzitutto fare le mattonelle più grandi, quindi che vi vadano più o meno a coprire tutta la larghezza della chiusura, e in questo caso vi basterà aumentare il numero di giri. Stessa cosa se volete farla più piccola, diminuite il numero di giri e poi nel momento delle diminuzioni andate a fare questo procedimento, quindi posizionate la chiusura sul bordo e capite quanto dovete andare a rimuovere. Quindi a questo punto io ho chiuso con maglia bassissima, parto sempre dal punto successivo lavorando 2 maglie basse una sopra l'altra per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta. Dopodiché procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Non farò altre diminuzioni perché andremo a diminuire la zona del bordo esattamente facendo questa diminuzione proprio sul centro, quindi facendo la piegatura. Quindi arrivata nella zona dove c'è il marcapunti, cosa faccio? Inserisco l'uncinetto in questo punto,
prendo il filo e non chiudo, inserisco l'uncinetto nell'altro punto marcato, il marcapunti lo vado a togliere dopo, prendo il filo, ho 4 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte e 4 insieme in questo modo, ed ora procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare sulla parte retro, dove ripeterò lo stesso procedimento. Terminato anche questo giro, possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Fatto questo procedimento, possiamo procedere con la fodera. Se preferiamo, possiamo farlo sia in questo momento che successivamente, dopo aver applicato la chiusura clic clac. Io al momento la lascerò senza fodera, ma sappiate che sul mio canale trovate un tutorial specifico per la fodera, quindi lo trovate nel box informazioni qui in basso. Comunque, detto questo, prendiamo la nostra chiusura clic clac, la posizioniamo sul bordo della borsa e dovremo centrarla per bene. Per la parte fronte retro ci possiamo regolare tranquillamente con la cucitura centrale delle 2 mattonelle, mentre per i 2 laterali dovremo far combaciare la vite della chiusura clic clac con il centro della mattonella laterale. Una volta centrata per bene, possiamo andare a portare il bordo all'interno della fessura della chiusura clic clac. Vi consiglio di applicare anche un goccino di colla proprio all'interno della fessura, in modo da fissare per bene la lavorazione. Quindi portiamo il bordo della borsa all'interno della chiusura clic clac e poi successivamente la andiamo ad avvitare. Una volta che avremo fissato la clic clac alla borsa, questo sarà il risultato finale. Un progetto veramente delizioso, sembra una pochette piccolina ma resta veramente molto capiente. Questa pochette non prevede la catenella, ma se preferite potete fissarla proprio qui sul laterale mettendo un anellino e rimuovendola se non vi occorre. Io l'ho pensata principalmente da indossare a mano. Spero comunque che questo progetto molto semplice vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram o comunque taggatemi nei vostri post, così potrò ricondividerle. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito di Tutti a Mano Luisa. Trovate il link nel box informazioni qui in basso. Nella descrizione in basso al video trovate anche il link per il mio tutorial sulla fodera se vi occorre. Ovviamente il progetto può essere realizzato delle dimensioni che preferite, io comunque ho adattato lo schema alla mia chiusura. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!